Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire cambiare le carte in tavola. Questo modo di dire viene usato in due modi leggermente diversi. La maggior parte delle persone usa questo modo di dire col significato di contraddire quello che si è detto in precedenza, ovvero dire il contrario di quello che si è detto in precedenza. Cioè, in passato abbiamo detto qualcosa, se cambiamo le carte in tavola significa che diciamo il contrario di quello che avevamo detto. Cioè, in passato avevamo detto una cosa, cambiamo le carte in tavola, diciamo il contrario. Per esempio, facciamo finta che il mio amico Daniele mi abbia sempre detto che, secondo lui, una nostra amica comune, Laura, è una cretina. Ecco. Facciamo finta che poi un giorno lui mi dice che secondo lui non è una cretina, ma è una ragazza molto intelligente. A questo punto io gli potrei dire, ma a me sembra che tu stia cambiando le carte in tavola. Cosa significa? A me sembra che tu stia dicendo il contrario di quello che hai detto finora, cioè fino all'altro giorno dicevi che era una cretina, adesso cambi le carte in tavola, cioè dici che è intelligente. Poi voi mi direte, ma è normale Luca cambiare opinione? Uno magari una persona non la conosce, pensa che sia una cretina, poi la conosce e cambia idea. Sì, è normale cambiare opinione, infatti non c'è niente di male a cambiare opinione. Molto semplicemente il modo di dire cambiare le carte in tavola vuol dire il contrario di quello che si diceva prima. Ecco, nell'esempio che ho fatto, il mio amico Daniele dice apertamente l'opposto, il contrario di quello che aveva detto fino ad allora. In realtà però il modo di dire cambiare le carte in tavola più propriamente si riferisce a un comportamento leggermente diverso, che non è tanto quello di dire apertamente sì, ho cambiato idea, sì, ho cambiato opinione, ma è un dare una nuova interpretazione a cose che abbiamo detto precedentemente. Per esempio il mio amico Daniele potrebbe cambiare le carte in tavola in questo modo, dicendo è vero, ho detto che non capisci al volo, ma non volevo dire che fosse cretina, devi avermi frainteso. In realtà ho sempre pensato che fosse intelligente. Sì, è vero, ho detto quelle cose, ma non intendevo che fosse cretina. Ho detto che le cose le devi spiegare più volte, ma non volevo dire che fosse cretina. Quindi cosa sta facendo? Sta dando una nuova interpretazione, un'interpretazione opposta a quella standard. Cioè sta cercando di dire che lui in realtà aveva sempre avuto in mente il contrario, poi sono io che non ho capito quello che lui intendeva dire. Ecco, cambiare le carte in tavola fondamentalmente è questo, cioè in modo indiretto cercare di dare a intendere che in realtà noi avevamo in mente il contrario, comunque un'interpretazione completamente diversa. Non è tanto il dire sì, ho cambiato opinione, effettivamente mi sono ricreduto, ma è più il dire no, in realtà devi aver capito male perché io non volevo dire questa cosa, volevo dire il contrario. Ho detto quello che ho detto, ma tu hai interpretato male. Ecco, questo secondo me è più precisamente il significato del modo di dire cambiare le carte in tavola. Perché comunque non dobbiamo dimenticarci l'origine di questo modo di dire che deriva ovviamente dal gioco delle carte, quindi cambiare le carte in tavola voleva dire barare, cioè fare in modo da avere carte diverse, quindi in un certo senso c'è questa componente di azione scorretta. Come dicevo, non è tanto il dire sì è vero ho cambiato opinione, ma è dire no in realtà io l'ho sempre pensata in questo modo, sei tu che non mi hai capito, questo è cambiare le carte in tavola. E quindi spesso lo troverete in esortazioni del tipo non cambiare le carte in tavola, che significa non far finta che intendessi dire il contrario, intendevi dire quello che hai detto, adesso non dire che in realtà volevi dire il contrario. Come dicevo all'inizio del video, questo modo di dire ha due significati, il primo è quello di cui abbiamo parlato finora, il secondo è il seguente. Cambiare le carte in tavola vuol dire cambiare le condizioni di un accordo dopo che l'accordo è stato concluso. Cioè per esempio io concludo un accordo, mi metto d'accordo con un mio amico, dopo che ci siamo messi d'accordo, a un certo punto, dopo qualche giorno, non importa dopo quanto tempo, il mio amico mi dice qualcosa da cui sembra che in realtà le condizioni fossero diverse. Cioè lui cambia le condizioni, dà un'interpretazione diversa alle condizioni dell'accordo, per cui sembra che io debba fare qualcosa di diverso, lui debba fare qualcosa di diverso, insomma che le condizioni siano diverse. Quindi cambiare le carte in tavola in questo senso vuol dire
cambiare le condizioni di un accordo, ma dopo che è stato concluso, cioè non prima di mettersi d'accordo, dopo dire no, in realtà voleva dire questa cosa. Quindi il significato è simile, ma ha una sfumatura leggermente diversa. Spero che sia tutto chiaro, vi consiglio di non cambiare le carte in tavola e al contrario, se avete cambiato opinione su qualcosa, di dire molto banalmente sì, ho cambiato idea. Ecco, detto ciò, vi saluto.